nelle puntate precedenti. Ho vissuto 6 anni a Panama alla data di oggi, i primi 4 molto bene e gli ultimi 2 infernali. Io guadagnavo non meno di 50-60 mila dollari al mese e lui mi dice che se ne va se gli prendo degli appartamenti che lui riempie di zoccole. Tocan la puerta del hotel y la policía. ¿Cómo así que la policía? ¿Qué está pasando? Ahí fue donde ya todo explotó. Mi arrestano perché c'è un caso di traffico degli esseri umani. Mi considero innocente e lo grido dal primo video. Ya saben lo que hacen. Es más, les gusta. ¿Quién te obliga a hacer este trabajo? El Señor es necesario. È vero che io gli ho prestato i soldi, ma nessuno l'ha obbligata. Rivendichi il fatto di essere stato un grande puttaniere. La possibilità che offriva Stefano mi ha fatto vedere come una luce in fondo al tunnel e invece sono stato truffato sui bitcoin. È chiaro che uno può anche aver fatto trading truffato delle persone e poi non essere colpevole di tratta di esseri umani. E per me è molto importante che tu sia estremamente sincero come sei sempre stato. Gli dico ragazzi, non investite, non tirate fuori i soldi se non parlate con me, quindi così non posso fare. A febbraio c'è il processo. Se mi dimostra che è innocente, lo vado a difendere. Stefano Conti, Stefano Conti, Stefano Conti, Stefano Conti, libero! La pizza, la cerveza y un pocotón de prostituta voy a comprar, ¿sí o no? Stefano Giampaolo Conti. Non è ancora finita, il bello sta venendo adesso. Tienes 30 anni e hai con Enrico lavoro. I passaporti delle ragazze sono stati scaricati nel mio telefono alle 11:40 di sera. Quando io ero già dentro! Non avevo visto la targa dell'avvocato delle vittime, non colpevole. Potrebbe essere l'ultima volta, mi sto cagando veramente addosso. E nel caso in cui dovessero dire che sei colpevole? Dovrai tornare a casa e sicuramente girerai i video più belli della tua vita. Mi accompagnerai a scappare. È arrivato il momento che aspettavamo tutti, me compreso, dall'inizio di questa serie. Causa seguida a los señores Stefano Giampaolo Conti. Il processo che determinerà se Stefano Conti dovrà passare i prossimi 30 anni della sua vita in carcere o se sarà dichiarato innocente e quindi liberato, dimostrando che tutta questa storia è stata costruita sul nulla. Se vio que hubo alteraciones a las pruebas. Fueron manipuladas realmente. E ora posso finalmente confessarvi una cosa. Ale, c'è in ballo la mia vita, non ho paura di compromettermi. No, ti prego, non mi puoi dire così. Nell'ultima puntata ero stato costretto da Stefano a non raccontarvi una cosa che aveva scoperto e che, per precauzione, mi aveva chiesto di tenere per me. Quello che succede da adesso in avanti, prima di metterlo me lo chiedi a me. Non puoi fare diversamente. Promesso. Ma ora è arrivato il momento di raccontarvi tutto. Mi chiama uno dei miei avvocati e mi dice: ti ricordi uno dei pubblici ministeri che al tempo ha seguito il tuo caso? Mi ha proprio parlato del tuo caso, mi ha detto che gli dispiace, mi ha detto che il tuo arresto è illegale, sarebbe disposto a dirlo in giudizio. E attenzione, perché qui incontreremo per la prima volta un personaggio fondamentale che renderà questo episodio forse il più bizzarro di tutta la serie. Sto parlando della persona que ha arrestado Stefano. Operación seguida, donde ya ha arrojado 2 personas. Es una organización transnacional con el fin de la trata de personas. Es un delito muy grave, el más grave de todos. Ecco, l'ex procuratore che l'ha incarcerato non solo ammette che il suo arresto era illegale, ma gli offre pure di incontrarsi prima del processo. Cerco di riprendere tutto, per quanto se ne dica, è scandaloso. Nel giro di qualche giorno, Stefano e i suoi avvocati organizzano un incontro segreto con l'ex procuratore. Io hablo con il tuo normale, ti molesta, non ho problema. E Stefano lo filma proprio mentre confessa. Primero, no hubo trata, partiendo de ahí. Para la derecha Stefano había una entrevista, solo una que lo vinculaba a él. Y las declaraciones fueron forzadas. Una de las imputadas dice que me lo llegó y le dijo: tienes 30 años de vida. Y ahí es donde le digo: lavoro. E voi direte, ma allora è fatta. Portando una confessione del genere in tribunale, Stefano non può che essere assolto. E invece no. E il motivo ve lo spiega lui. Se tu arrivi con il procuratore è come dargli un aiuto a loro nel dire che te sei quello che compra. In pratica gli avvocati di Stefano sostengono che, essendo questa dichiarazione incredibile da ottenere, il rischio è che, per assurdo, il tribunale lo accusi di aver corrotto i testimoni. Yo quiero saber quién va a entrar al equipo. ¿Tú estás dispuesto a hablar
la realidad de lo que sucedió ahí, la manipulación de esa investigación. Da quell'incontro passano circa 2 mesi e, ovviamente, il processo inizia proprio quando io sono a Sanremo. Il giudizio inizia domani mattina. I miei avvocati hanno argomenti a sufficienza per stravincere, però effettivamente rimane una partita da giocare, non è un esito scontato. Non potendo essere lì con lui, chiedo a Stefano di filmarsi alla fine di ogni udienza per raccontarmi quello che succede passo dopo passo. E lui mi prende la lettera. Giorno 1, Stefano Conti contro la Repubblica di Panama. Abbiamo iniziato col piede giusto, il processo è stato avviato, quindi non si torna più indietro. Giorno 2, oggi non è andata bene, credo che devo desistere dal mio avvocato. Ci hanno offerto un accordo al primo giorno di 80 mesi, abbiamo rifiutato tutti e 3. Sono disperati, stanno cercando in qualche modo di ribaltare la partita. Giorno 5, oggi è stata la prima volta dove c'è stato del vero movimento, sono venuti 5 testimoni, 4 di quelli che mi hanno mandato dei soldi per dei pagamenti sessuali. Io ho paura anche solo quando sento il mio nome, io ho paura ogni volta che chiamano un testimone. Giorno 8, giornata attesissima, la lettura dei messaggi, delle chiamate, delle presunte vittime. È la prima volta che si è visto qualcosa che in qualche modo ci collega a quelle ragazze. Gli avvocati sono abbastanza positivi, se il giudizio fosse domani la soluzione è assicurata. Il problema è che io non riesco a stare, mi dà proprio fastidio la parola tranquillo. Ma più ci si avvicina al giorno del verdetto, più le cose iniziano a farsi tese. Giorno 9, mi sono iniziati oggi dei dubbi circa la mia innocenza. 24 febbraio, la cosa bella è arrivata quando io sono stato arrestato alle 7:40 di sera. Insomma, il mio telefono ha mandato dei messaggi, ha telefonato e addirittura ha scaricato i passaporti delle ragazze alle 11:40 di sera. Già dentro, non posso essere stato io. E io lo vedo sempre peggio. Non so che giorno sia, ma non ha più senso neanche contarli. Continuiamo a pregare, li ho massacrati, gli ho spaccato il fegato oggi. Sto cagando addosso. Potrebbe essere l'ultima volta. Così, appena finito Sanremo e con un tempismo micidiale, tutto rinviato a giovedì e lì sapremo qual è il mio destino. Torno a Panama per la seconda volta per assistere al verdetto del processo. Estamos listos para llegar en Panamá. Il volo, come al solito, l'ho comprato il giorno stesso pagando un rene. E che ce vuoi fa? Almeno ho potuto usare le miglia che avevo accumulato pagando sempre con Revolut. Perché con il piano Ultra, ogni volta che spendo €1, guadagno fino a un Rev Point, che poi posso convertire in miglia per pagare meno i biglietti, usare per avere sconti su hotel in tutto il mondo o per acquistare dai miei brand preferiti. Se ancora non hai Revolut, non so cosa aspetti, ma ti do la soluzione. Scaricalo gratis dal link in descrizione. Essendo una banca digitale, ti iscrivi in 5 minuti e come se non bastasse ti regalano subito pure €20 che puoi spendere come vuoi, pure per una pizza con un amico. Io la uso tutti i giorni, che sia per prelevare, entrare nel lounge a scroccare da bere oppure per pagare Giacomo per convincerlo a venire con me nei posti loschi dove se me la rubano, se la perdo non perdo anni di vita perché la blocco in meno di un minuto tramite l'app. Se invece stai cercando di mettere dei soldini da parte, con Revolut non solo puoi farlo creando dei salvadanai dentro il tuo conto, ma guadagnerai fino al 2,5% di interessi sui tuoi soldi senza vincolarli. Per me è veramente la svolta. Quindi per beccarti €20 e stare al top pure tu, il link è in descrizione. Io intanto mi imbarco verso Panama. Abbiamo sentito le famose parole benvenuti a Panama. La domanda è: siamo davvero benvenuti? Perché ci guardo? Non lo so. E dopo quasi un anno dal nostro primo incontro, finalmente lo rivedo. Non mi sembra vero di essere di nuovo qui, nella porticina, alla vigilia del processo. Non potevamo non passare a salutarlo. Il maestro. Come stai? Sono stato bene. Ciao, Scheggia. Ma sei dimagrito un po'? Sì, mi sono allenato un po', sono concentratissimo. E visto che domattina ci saranno l'ultima udienza e la sentenza, gli chiedo di aggiornarmi sulla situazione. In aula tutto bene. Tutto si è visto, meno che il delitto. Cioè proprio zero. Chiaro, manca la sentenza. Io ho l'ansia. E se non dovessero lasciarlo andare? Potrebbe essere un'idea che ce ne andiamo in Colombia con la barca senza passare la frontiera. Io neanche il bagaglio a mano, manco lo spazzolino. Se pensate che Stefano ora stia delirando, aspettate di vedere cosa succederà. Ci ha messo il suo tempo. Vabbè. Andiamo a dormire e il mattino dopo, all'alba, iniziano le 24 ore forse più strane che abbia mai vissuto. Ciao. Mandami la tua posizione e passo per te. Ok. Ma è follia, mi viene a prendere l'avvocato delle vittime. Cioè lui dovrebbe essere contro di noi. Come sta?
Benissimo. Te? Pronostico? Libero? Secondo te finisce oggi tutto? O... Probablemente. Depende de los jueces. Si ellos se quieren tomar un tiempo. E siccome ho fatto tutta questa strada, al processo devo entrare. Voy a presentarte como el nipote de Stefano. Io sto zitto. Nel frattempo Giacomo arriva da Stefano proprio un attimo prima che venga portato via. Quando andiamo? Come stai? La ragazza non è mica tornata. Che cazzo si fa, scusa, giornata prima del giudizio, non tornare a casa, non avvisare, niente, non c'è speranza. Aspetta, chiamiamo l'avvocato. Ciao, come stai? Volevo farti un bocca al lupo questa mattina, mi raccomando, nervi a posto e tutto quanto. Dai che ce la possiamo fare. Ce la facciamo, forza, in bocca al lupo. Va Ciao, bene? grazie mille. Hoy vas a darte cuenta de que Stefano te ha detto la verità. Sembra che sto andando al matrimonio, potrebbe essere un funerale. Siamo arrivati il giorno del giudizio. Eravamo rimasti con l'incognita di sapere se il procuratore pentito sarebbe effettivamente venuto al processo a testimoniare. Stiamo cercando di trovare il modo anche di far entrare il procuratore che mi ha arrestato a dichiarare almeno la metà di quello che ha detto a casa mia. E guarda un po' che incontro proprio appena arrivo. Cuando te pidan, lui fue la persona que arrestó Stefano. Yes, yo fui el fiscal. Ahora está de este lado. Operación seguida, la trata de personas. E dopo questo colpo di classe dell'avvocato, Non ci posso credere, non avevo visto la targa dell'avvocato delle vittime. Italiana con scritto non colpevole. è arrivata l'ora di entrare in tribunale. Buona suerte. Grazie. Stefano è già qua, no? Ma dopo aver fatto questi 9.644 chilometri per arrivare qui in orario, Tengo che registrarmi. questi simpatici signori mi rimbalzano. Te conoce que tú eres un youtuber famoso en Italia y que él sabe que no eres familia de Stefano. Non mi hanno fatto entrare. Niente. Siccome mi hanno bloccato qui fuori, devo cercare di capire cosa succede dentro il tribunale durante le pause. Com'è andata? Pasó que la abogada de Stefano no quiso porque se puso nerviosa. Falta como 2 horas, 3 horas para que nos den el fallo. Sarà finito tutto? Sí, será finito todo. Mañana niente. ¿Podemos hablar contigo? Claro, claro. Pero si me puedo tomar una foto contigo. Claro. Dale. Della aiuta. Della giusta. Della giusta. You entered this whole thing against Stefano, and now what's your role? De manera formal, hablar desde la víctima. Okay. De manera informal, ayudar a Stefano. Ah, ok. La situazione si sta ribaltando completamente e visto che ci sono, gli chiedo di spiegarmi i motivi dell'arresto. En el 2022, algunas de las indicaciones que había recibido por parte de mis jefes era la presión de Stefano. Ah, wow. Era organizzato? Sì. E i processi organizzati di solito vanno a finire in un modo solo. Morgan ci ha detto che comunque entro 2 o 3 ore dovrebbero dare il verdetto finale e vediamo. Un pronostico? Non lo faccio. Bisogna essere scaramantici, no? Tutto questo tempo, anni sono passati, manca solo una decisione finale. E dopo ore e ore e ore arriva finalmente il verdetto. Ce l'abbiamo fatta? Todo bene, lo sé. Totalmente inocente. Ma dov'è lui? Va a salir ahorita. Dove Lo mandaron a la casa. Per il Tribunale di Panama, Stefano Giampaolo Conti è innocente. Oh, cazzo. Sì, ho vinto! Non si capisce proprio perché, ma il signor procuratore è entusiasta dell'innocenza di Stefano. Vedi, alla fine aveva ragione. Senza manette. Alla strega. Uomo libero. Puoi celebrar, claro. Con la abogada misma. La pizza, la cerveza y un pocotón de prostituta voy a comprar, ¿sí o no? Mi considero innocente e lo grido dal primo video. Siamo di fronte alla tratta delle persone, ma non ci sono le persone. Questo è il posto dove sono io. Io rischio la vita tutti i giorni, non ci aprivano più la cella neanche per errore. Io ho avuto la scappa, ma io la notte sveglio. Sono qui contro neanche di un governo, 3.
tu vedessi la quantità di persone che si accaniscono, che mi odiano, che mi commentano, cerco in qualche modo di trovare aiuto, alla fine sei stato l'unico. Stefano ha paura di questo processo perché non è un processo equo. Mi sto cagando veramente addosso. Da quando hai pubblicato te sicuramente ha preso una piega diversa. È un reato che lui non ha commesso e insiste a dire che lui non l'ha commesso. Ce la posso fare. Sì, ce l'ho fatta, ho vinto. Sì, cazzo, mi hanno chiesto scusa. Ho pianto. Sì. Però ho vinto. Sì, che mi spaccava il cuore, andava il cuore al bagno. Nel momento che ha detto ci pronunciamo sulla culpabilità, ho detto, oh, così, oddio. O la non culpabilità. No, minchia, ci ha messo un minuto a parlare, figa, non sembrava non finisse mai. Ovviamente la libertà non l'ha cambiata, è sempre lo stesso. La mia ragazza che mi dice a che ora torni, mai torno. Butta il numero, va. Chiamiamo Biscotti che se lo merita. Vai, giusto. Eccolo l'avvocato! Qui sono i liberi che parlano! Come stai, avvocato? E sti cazzi, io quasi quasi c'avevo un infarto! E fate bene attenzione a cosa suggerisce adesso l'avvocato Biscotti. Mantieni un profilo basso finché non entri in quel paese e stai tranquillo. Va Ce la bene? posso fare, dai. Sono felice di vederti, sono felice di vederti insieme ad Alessandro perché lui è un mito davvero. Grazie, E quindi davvero, sono un piacere per me averti aiutato. Io sono 2 anni e mezzo che non esco la sera, quindi nel caso comunque dai. Sta. Va bene. Un abbraccio a tutti e due. Ciao Walter. Ciao. E secondo voi Stefano ha seguito il consiglio? Andiamo a bere qualcosa, va. Andiamo a bere, E qui è un momento di trance. Parte a camminare in mezzo alla strada senza meta. Il Forrest Gump di Panama. L'hanno mollato, gli hanno detto che è libero e ha iniziato a camminare a caso verso non si sa dove. Ma tu sai cosa c'è qui a destra? Certo, ci sono venuto qualche volta. 12 minutes, $15. Chiudo? Qui? Sì. Finiamo in un bar e questo è l'inizio di una serata che finirà esattamente 12 ore dopo. Oh guarda, quella lì è casa mia, la vedo da fuori finalmente. Evviva! Grazie. Alla libertà. Alla libertà. Tu lo sai che io andrò a chiedergli anche i soldi. Beh, ovvio. Per spenderglieli a puttane, così imparano. No, sei giovane, fratello, figurati, ci si diverte. E per iniziarla accompagniamo Stefano ad una cena alcolica dove ancora una volta, inspiegabilmente, è insieme all'avvocato delle vittime e l'ex procuratore che l'ha arrestato. Ce l'abbiamo fatta. Sono libero! Li lasciamo da soli per andare a riposarci un attimo, visto che, come ci dicono e come effettivamente sarà, la notte è lunga. Siamo tornati un attimo nel nostro Airbnb a riposarci, loro sono rimasti nel ristorante dove eravamo a cena fino ad adesso, ora stiamo uscendo, sono qua sotto ad aspettarci, non so cosa aspettarmi. Hanno detto che sono ubriachi. E quando lo ritroviamo... Oh! Eccoci qua. Lasciatemi cantare. hanno totalmente perso il controllo, soprattutto l'ex procuratore che sembra qualsiasi cosa meno che preoccupato della tratta degli esseri umani a Panama. Era un trio! Puttana! Giusto per ricapitolare, persona che l'ha arrestato, persona stata arrestata, avvocato delle vittime, pronti a divertirci tutti insieme. Partiamo con un bar normale. A me che me perchiste ella. Non c'è nessuno? Ma manca qualcosa qui. Una cerveza para todos. Suave, capo Via, neanche entrati, già ce l'abbiamo. Manca... Cuando llegue, cuando haya mujeres. Ambos nosotras que somos. Yo puedo con 3. No, mi vida. Esa información, dame tu teléfono. Vámonos. Acuérdate que yo soy la víctima. Diciamo che manca la grande passione di Stefano. Las putas, ¿dónde están? Las niñas. Perdón. Ma come un cane da tartufo... Io riesco a scoprirle tutte, E devo dire che non è l'unico, perché anche l'avvocato delle vittime e l'ex procuratore non disdegnano. Ma comunque è incredibile loro, cioè sono tutti uguali. La verità è che loro vogliono fare quei soldi miei, mi sembra giusto.
forse la cosa migliore è andare direttamente al Capri perché sono nella una. Permíteme ofrecer una curiave. Capri. Stefano, l'avvocato delle vittime e l'uomo che l'ha arrestato, tutti e tre a fare esattamente quello che suggeriva l'avvocato Biscotti. Mi raccomando, profilo basso, Qui però sorge un problema, perché noi al Capri l'ultima volta avevamo filmato di nascosto. E se anche quelli del Capri avessero visto il video su YouTube, non so quanto sarebbero felici di rivederci lì. Mi preoccupo un po' andare al Capri. Supererai anche questa, vai. Cosa facciamo? Non andiamo, Vabbè, alla fine tentiamo la sorte. ¿Es seguro andare al Capri para mí? Sí, claro. Lo más que te pueden hacer es sacarte la leche. Si usa condón es seguro. No, ma per il video. Ah, per il video? No, claro, tu puedes hacerlo. Temo che i ragazzi l'abbiano presa un po' sotto gamba. Stefano libera! Adios, Ma arrivato a questo punto, come faccio a tirarmi indietro? Io sono genuinamente spaventato ad andare qua dentro. Si tú dejas que ellos te dominen, data la mía. Ellos vienen duro, tú ponte duro. For me it's stupid. No. Fuck you. Fuck you. Ok, siamo tranquillo. Yeah, yo tranquilo. E l'avvocato ci tiene a rassicurarci. Cazzo! È la prima volta, dopo anni, che Stefano torna in un locale. Andiamo, libero! Com'è stare qua? L'ufficio, attualmente io riuscirò a metterlo da qualche parte. Qui è più facile di un gol a porta vuota, quindi crediamo in te. Poi Stefano ha la brillante idea di rivelare la mia identità, giusto per mettere un po' di pepe. Él el que hizo el video. Pero no traes cámaras hoy. Tú eres Non ho capito di cosa ho detto. che sei l'eroe. Davvero? Sì, tutti ti vogliono bene perché io ho ragione e tu hai documentato. Non lo sanno. L'hai visto? Io non dico. Vabbè, l'hanno presa bene. Io e Giacomo a questo punto pensavamo di averla fatta franca, di poterci godere la serata. E invece... Perché ci guardo? Non lo so. A un certo punto vedo questo buttafuori venire verso di me con un tono minaccioso e io dall'inizio avevo paura fosse per il video. Mi controllano il telefono per vedere se effettivamente qualcosa lì dentro l'ho filmato, ma non si rendono conto che proprio in quel momento Giacomo, sempre concentrato sul pezzo, sta rischiando la vita per filmare proprio questo momento qua. Alla fine la sfanghiamo e si torna in un clima che definirei d'amore. Quindi tu vai con loro tre, sicuro? Da solo acá? Te li passo per Revolut, non facciamo prima. Visto? I veri campioni utilizzano Revolut. Paghi con la carta. Cosa? Tutto. Io pago. 603. Sí, con las 3. Pero él no entra, ¿no? Solamente entra. Lasciamo Stefano al suo 3 contro 1 che anche in inferiorità numerica sono sicuro se la possa cavare. Tra l'altro di questa specifica giocata abbiamo tenuto lo scontrino, ce lo siamo fatti autografare da lui con dedica. 3 versus 1. Un'ora piena. E abbiamo fatto questo. E versione nera, bisogna farlo di nuovo a sto punto. Questo è lo scontrino vero delle prime donne da uomo libero di Stefano. Questo è un bel cimelio. Su internet tutti avete visto la foto con le censure, qui è senza censure, ma soprattutto 100% cotone made in Italy, ragazzi. Loghino, ADG, e lo faremo per ogni serie sul sito incredibile fatto da Iman. Io non credo che potrò più andare in giro con nient'altro. Bellissima. Vabbè, questa è fantastica perché con questa foto è iniziato tutto. Però devo essere sincero, la mia preferita è questa qua, con lo scontrino, con la fattura. Link
in descrizione. Ah, col lucchetto, roba. Salvi, vivi, i ragazzi fuori, con Stefano ancora dentro. Ora, se avete visto anche le altre puntate, loro ve li ricordate così. La verdad que la intención de las víctimas es que se haga justicia. Ecco, adesso che il processo è finito, invece, guardateli qua. Ah, la fiscalía, qui sono qui. La fiscalía no so qué hacer. Operación Enseguida, por el Estamento de Seguridad de Inteligencia Policial, donde ya ha arrojado 2 personas. È tutto surreale. Ci manca solo vedere 2 cani che fanno sesso gay. Follia. Siamo fuori dal Capri, il bordello, eppure loro restano in tema. Finché anche Stefano torna da noi trionfante. Eccolo, Quindi? La misma puta estaban tristes porque me iba. ¿Cómo yo voy a ser tratante si yo con ella estoy súper bien? Ma noi diciamo che a questo punto ne avremmo avuto anche abbastanza. Quindi ci separiamo. Posso? Domani facciamo i video. Prima che si sveglia scrive all'altro. Va benissimo. E, come si suol dire, la notte leoni e la mattina... Videomessaggio per aree della giustizia. Minchia, che botta. Eravamo d'accordo che quello che si svegliava per primo chiamava l'altro, sì, ma sono qua con la pentola e puzza di merda. Vabbè, sempre il solito esagerato. E l'ermano mi ha fatto bere ancora la birra. Ti dico la verità, mi ha fatto rivomitare un'altra volta. Sembra che mi sto riprendendo. Dammi un'oretta, ce la posso fare? Ciao. Era con Jorge e Jorge stava bevendo una birra. Come cazzo fa? Boh. Mentre Stefano si riprende, becchiamo il nostro vecchio amico Jonathan, il suo coimputato, che in questo processo rischiava 42 anni di carcere. O sea, una película que ni Netflix, ni yo en la vida me imaginé que fuera a caer en un problema de esos. No, ya me siento diferente, puedo estar caminando tranquilo. Con lui tiriamo le somme. ¿Qué no olvidaré yo de esta historia? La primera vez que me detuvieron, que yo estaba en un hotel y al otro día estaba tirado en el piso durmiendo, eso fue como si me hubiera pasado estos 3 años en un momento. O sea, empecé a recordar todo, yo dije todo lo que vivimos, las humillaciones que aguantamos, nos trataron como delincuentes. No soy capaz de asimilar de que estoy libre en estos momentos. Siento como que tristeza aún por todo el tiempo que perdí. Literalmente ahorita estoy reseteado, estoy come in una nube. La prima volta che ci siamo conosciuti ci hai detto che ti piaceva andare con le prostitute. Lo fai ancora? Para serle franco? Sì. Salutiamo Jonathan pensando che questa storia, dopo tutto quello che è successo, stia finalmente finendo. E invece veniamo chiamati da Stefano. La cosa più probabile è che io non me ne vada al 4 di aprile. Eh sì, cari miei, sebbene tutti i giornali e, ad essere sinceri, pure noi fino al giorno prima pensavamo che ormai tutto fosse finito, scopriamo che in realtà non è così semplice. Adesso loro hanno cantato vittoria, ma qui non c'è da cantare vittoria, perché loro non mi lasciano andare. Questo perché la Corte potrebbe appellare il verdetto, facendo sì che Stefano, pure da innocente, debba rimanere a Panama. Il fatto che l'ambasciata sia venuta mi ha fatto piacere. Il fatto che abbiano gridato i 420, che sono stato assolto, che il fatto non sussiste, da una certa parte mi funziona anche, perché la verità è che io non credo che sia il momento di cantare vittoria per avere un briciolo di audience. Ora che i giornali, l'ambasciata e i politici hanno gridato la vittoria, il rischio è che nessuno si interessi più ad un caso che è tutt'altro che è finito. Adesso fammi vedere te, che io arrivo al 3 di aprile facendo il bravo, come dici tu, e che se non mi danno il benestare per andare via, mo vediamo chi sei te. Di te paese Italia. Io giuro che vorrei potervi dire che la storia finisce qui, ma Stefano è una fonte inesauribile di sorprese. Non facciamo nemmeno in tempo ad uscire dal ristorante che ha già deciso di scappare dalla sua ragazza senza nemmeno tornare a casa. Lei vuole che io entri in casa a prendere i vestiti, ma io non entro, perché lei è pericolosa. Stefano scappa perché, alla luce della loro recente crisi, teme che lei lo possa ricattare per non farsi lasciare. Ma in crisi c'è? Ha capito che non andiamo avanti, ma è normale, scusa, mi si è fatto vedere la notte prima del processo. E quindi a sto giro il falò di confronto è telefonico. Porque tú el día antes de un juicio de 30 años tú no te has pasado la noche conmigo. Ah, no, yo no necesito a nadie, por eso, ¿cómo que no te he necesitado ese día, no te necesito tampoco después? Ora, tra tutti i posti in cui Stefano sarebbe potuto andare a nascondersi, da chi pensate sia andato? Aiuta! Miguelito! Ancora una volta dall'uomo che in questa puntata abbiamo imparato a conoscere e ad amare, un eroe moderno, il nostro stimatissimo ex procuratore. Stefano libero! Y aquí en Panamá diríamos ¡chucha madre!
Io non ho più parole, forse nemmeno Stefano. Me la immaginavo differente la libertà. Fue puta e meldo de mierda. Io ho su solo cose comprate. La stessa valigia l'ho dovuta comprare perché lei si è chiusa dentro. Cioè letteralmente Stefano adesso ha fatto le valigie senza rientrare in casa con quello che aveva addosso e sta vivendo a casa della persona che l'ha arrestato. E visto che ormai sono amici del cuore, Stefano si confida. No puedo salir del país. No es que me quiera ir porque la tengo con Panamá. Es que necesito, ¿sabes? Cambio de un buen momento. Según tú, yo cuántas chances tengo de poderme ir. Todos. Pero no 3 de abril. E poi l'ex procuratore ci spiega come potrebbero andare d'ora in avanti le cose per Stefano. El 3 de abril van a hacer la lectura de la sentencia. De allí vienen 20 días para que la fiscalía diga voy a hacer un recurso. ¿Y se toma ese tiempo normalmente? Sí. Después viene otra audiencia. Que es la donde ellos van a establecer si hubo fallo o no. Y de allí entonces, ya eres libre. Ora, è tutta la serie che ci chiediamo perché Stefano sia finito in questo enorme casino e per la prima volta possiamo chiedere alla persona che in questo enorme casino ce l'ha messo. Me llamo Miguel Tuñón Morán. Durante 10 años ejercí la carrera de la abogacía, fui fiscal de crimen organizado. Actualmente me dedico a la abogacía privada y muchas causas de las que he investigado son personas que me han ido buscando para que actualmente lo represente. Ma come si sono incrociate la sua strada da procuratore con quella di Stefano da indagato? Stefano Conti representa para mí algo muy importante. Stefano Conti era un caso de trata de personas, evidentemente un caso que no llevaba una fuerza probatoria. E, vista la mancanza di prove, ci confessa che le hanno dovute creare. Fueron manipuladas realmente. Son declaraciones que las muchachas toman, esposadas, sin comida, amenazadas. Desde el principio me amenazaron, me dijeron que si yo no decía como lo que ellos querían escuchar, me iban a hacer un procedimiento. Pensé y todo que me iba a ir para la cárcel solo por estar ahí en el lugar que no debía. Ma come può succedere una cosa del genere? Detrás de esa persecución del delito, sin embargo, es una estadística no más. No es algo que busque la verdad que verdaderamente necesite. E qui anche lui fa riferimento alle Nazioni Unite e alla Convenzione di Palermo. Todos los suscriptores de ese convenio de Palermo adecúen sus legislaciones a perseguir y a tratar como delito grave lo que es la trata de personas. Yo decido salir del Ministerio Público en septiembre del año pasado, 2024. ¿Por qué? No me sentía cómodo dentro del Ministerio Público. Hay una frase que dice, es mejor decir culpables en la calle que inocentes dentro de un centro penitenciario. ¿Fuiste siempre justa durante todo el asunto, la fiscalía? Yo puedo decir que fui justo. Sin embargo, la fiscalía, con el transcurrir del tiempo, se vio que hubo alteraciones a las pruebas, lo cual no te puedo decir que haya sido justo. E quindi, ora, ¿qué succede? Lo que la fiscalía debería hacer es decir, bueno, aceptar la respuesta de los jueces. Sin embargo, ellos van a querer tratar de tumbar esa decisión e che si haga un nuovo juicio. E questo sarebbe un incubo per Stefano, perché vorrebbe dire ricominciare un'altra volta la sua battaglia per dimostrarsi innocente rispetto a un crimine che pure l'ex procuratore sostiene non abbia fondamenta. Yo me atrevo a decir que desde el 2018 en Panamá no existen casos de trata. Y que la mayoría de las investigaciones de trata de personas que del 2018 hacia la fecha no van a tener ningún resultado positivo para la fiscalía, porque realmente son personas que vienen libres y porque sean prostitutas no quieren decir que sean malas personas. Ora, non possiamo avere la certezza che quello che sostiene l'ex procuratore sia vero, ma fa strano sentirlo dire ad un uomo che per lavoro, per anni, ha incarcerato presunti trafficanti di esseri umani. Durante 10 años trabajé para el gobierno panameño. Sin embargo, hoy por hoy, mi única verdad es la verdad de las personas. Y hoy por hoy puedo decir, he defendido a una persona che se lo merecía. Per ora non possiamo fare altro che stare a guardare quello che succederà. Spero di non farmi ammazzare. Quando ci rivedremo? Prima di quando pensi. È bellissimo perché è assolutamente imprevedibile quello che può succedere. E chissà cosa riserverà a loro il futuro dopo che il destino gli ha già portato via 2 anni di libertà. Quiero irme para mi tierra, Colombia, un tiempo y nada, andar por el mundo, me gusta mucho viajar. La verità è che so che adesso la mia vita è da risistemare. So che devo fare ordine, però so che ho una seconda opportunità. Devo fare tanto ordine nella mia vita. Noi, Stefano, te lo auguriamo con tutto il cuore e ti aspettiamo qui in Italia.
O forse no. Non è vera la notizia che al 3 di aprile potrò andare via, al contrario. Vogliono tenermi qua per rifarmi il processo. Mi sono dovuto rifugiare, sono dovuto scappare alla playa, come se avessi perso e avevo vinto! Prima di farvi vedere un assaggino di quello che è successo da allora, vi ricordo che dal link in descrizione potete scaricare gratis l'app di Revolut e ottenere pure 20 euro bonus. Non ve lo ripeto più. Nel prossimo episodio. Io ho l'impedimento di uscita dal paese e il pubblico ministero ha presentato ricorso. Sono un rifugiato al mare. Io ve l'ho dato anche le maniche. E non so neanch'io che cosa sperare. Ho paura dell'Italia. Pensavano che veramente lo Stato italiano sarebbe intervenuto. Avevo ragione anche su questo, sono rimasti a guardare. Avete visto le condizioni del carcere in cui è vissuto Stefano da innocente. Adesso indignatevi e riportiamolo a casa. Ieri hanno arrestato Desi. Cioè, guarda che splendidi occhi! Dai, per essere un mezzo latitante me la passo bene, no? Minchia che ansia. Preparati perché scappo.